Ciao a tutti e bentornati alla baita. Prima di proseguire e completare il bagno volevo parlarvi di Power Queen e della sua batteria da 100 Ah 12 volt al litio che mi ha fornito come sponsor per questo video. Power Queen è un'azienda leader nel settore della produzione di batterie di differenti capacità per quanto riguarda la vita outdoor, il camper e la vita all'aria aperta in generale. Mi ha fornito questa batteria perché con Power Queen abbiamo un progetto che è quello di realizzare un impianto solare indipendente sul Suzuki Jimny, quindi renderlo una power station solare a tutti gli effetti, mobile, che mi permetterà di ricaricare le batterie dei miei strumenti lontano dalla baita, quindi senza dover fare avanti e indietro. Voi direte, come mai accetti questa collaborazione? Ti interessa solo l'aspetto economico, visto che hai altre power station? No, assolutamente. Con Power Queen abbiamo questo progetto perché le sue batterie sono altamente performanti proprio per l'allestimento dei camper, dei van, e quindi avere una risorsa di energia molto versatile perché ha tempi di ricarica davvero imbattibili. Quindi adesso andrò a realizzare un piccolo impianto e nelle prossime settimane vedremo come si installerà e si integrerà su Suzuki Jimny. Questa batteria inoltre non mi fornirà soltanto energia per quanto riguarda i miei strumenti, per ricaricare le batterie dei miei strumenti quando sono lontano dalla baita, ma avrà anche la funzione di alimentare delle luci off-road per il fuoristrada indipendentemente dal sistema elettrico del Suzuki, quindi un qualcosa di completamente scollegato che andrò poi ad integrare nella plancia. Perché questa scelta? Perché mi capiterà di lavorare in situazioni crepuscolari, quindi con scarsa luce, perché mi servirà il prossimo inverno e perché questa batteria aiuterà anche con il suo sistema e con quello che andrò a creare a mantenere la carica del Suzuki quando nei prossimi mesi e la prossima invernata andrà la temperatura a scendere, quindi lei mi aiuterà a mantenere la carica della batteria d'avviamento della macchina anche in condizioni di forte freddo e di inutilizzo della macchina. Questa batteria pesa solo 10 kg, circa un terzo rispetto alle tradizionali batterie al piombo da 12 volt, 100 Ah. Questo la rende molto più facile da trasportare e installare. Una delle caratteristiche che apprezzo di più è la capacità utilizzabile al 100%. A differenza delle batterie al piombo, che spesso offrono solo il 50% della loro capacità reale, con questa Power Queen posso sfruttare tutta l'energia disponibile. Grazie alla tecnologia Bluetooth 5.0 posso monitorare in tempo reale lo stato della batteria direttamente dal mio smartphone. L'app dedicata mi permette di controllare lo stato di carica, la tensione, la corrente e la temperatura, offrendo un controllo completo ovunque mi trovi. La batteria è dotata di un BMS da 100 Ah che protegge da sovraccarichi, scariche eccessive, sovraccorrenti e cortocircuiti. Inoltre ha una funzione di protezione dalle basse temperature, interrompendo automaticamente la carica quando la temperatura scende sotto gli 0 gradi centigradi, per poi riprendere in sicurezza una volta risalita sopra i 5 gradi centigradi.
Un'altra caratteristica interessante è la possibilità di espandere il sistema. Posso collegare fino a 4 batterie in parallelo o in serie, raggiungendo una capacità massima di 400 Ah o di una tensione di 48 volt, il che è ideale per applicazioni più impegnative come camper o sistemi solari off-grid. La ricarica è sorprendentemente rapida, con una corrente di 20 Ah posso ottenere una carica completa in circa 5 ore, risparmiando il 50% del tempo rispetto alle tradizionali batterie al piombo. Mi sono fatto un po' prendere la mano dai colori Power Queen che adoro. Sono dei colori insoliti per la tecnologia, sembrano vintage e mi piacciono veramente tantissimo. Questo sempre al di là del rapporto di collaborazione, perché mi sono sempre piaciuti i prodotti con un design curato, ma mi piace particolarmente la tecnologia quando sta all'interno di qualcosa di vintage. E poi questo è il grigio del fuoristrada del Suzuki. Ho equipaggiato la batteria con questo case, l'ho verniciata, sperando insomma che la vernice non abbia qualche risentimento con l'uso intensivo, ma vedremo. Un piccolo faro spot da utilizzare come unità singola. Qui ci sarà il cablaggio per la ricarica solare, un inverter da 300 watt per ricaricare le batterie, ma posso e potrò collegare qualcosa di più potente, un caricatore USB per la ricarica rapida che mi consentirà anche di ricaricare le telecamere, per esempio, che viaggiano sempre con le batterie al limite. La Power Queen è stata così gentile da mandarmi questi adesivi, io impazzisco per questi piccoli gadget, queste piccole accortezze, e niente, nelle prossime settimane, se tutto va bene, equipaggerò il fuoristrada con l'impianto di luci off-grid e renderò tutto solare. E grazie per aver seguito questa sponsorizzazione.
Allora, credo ci saranno molte domande sul bagno, sul perché sto facendo tutto questo lavorone quando avrei potuto fare un bagno esterno. Allora, diciamo che per il momento questo bagno verrà utilizzato come doccia, perché la sera quando va giù il sole farla fuori è veramente una sfida, perché tira una brezzolina veramente fresca. Quindi questo bagno verrà usato principalmente per la doccia, per il piccolo lavandino, e poi in un secondo momento in inverno verrà usato anche come WC. Speriamo entro questo inverno di aver installato una fossa biologica, ma il nostro obiettivo è quello di installare anche un bagno esterno. Non sappiamo se e quando e come ci riusciremo, però ad ogni modo noi usiamo un WC chimico che andiamo a svuotare poi in un'area apposta, però è assolutamente infattibile, quindi costruiremo sicuramente qualcosa di più pratico, perché fra poco verremo qui in maniera più stabile. Perciò questo servirà principalmente per la doccia. Le rifiniture verranno fatte in un secondo momento, perché prima lo devo testare. Sto sto avvitando tutto quanto, perché la struttura per me deve essere totalmente removibile in caso di problemi. Alla fine di tutto installerò un sensore per le perdite d'acqua qui sotto e poi cablerò il tutto fatto bene. Penso che ci saranno molte domande, lasciatele nei commenti. Sapete che io rispondo praticamente a quasi tutti i commenti se ci riesco. E questo è l'aggiornamento principale, perché stiamo facendo questo bagno. Lo stiamo facendo anche bellino, perché se lo faccio cerco di farlo carino. Tutta la struttura è stata fatta con pezzi di legno avanzati dai precedenti lavori, quindi parti della perlinatura, parti della struttura, parti del pavimento. Adesso andrò a rifinire per quanto possibile la struttura principale e poi effettuerò dei test. Magari prevengo un'altra domanda dicendo: come mai non hai fatto subito il supporto per la cisterna fuori dell'acqua? In realtà sto cercando di portare avanti più lavori assieme, quindi siccome quel legno va trattato, anche se in parte ho preso del legno già pretrattato, però va trattato con della gomma liquida, quindi i tempi di essiccazione sono lunghi, e perciò nei vari intervalli cerco di portare avanti più lavori assieme. Detto questo, non preoccupatevi, Monica sta bene, è nella casa di città a preparare un po' di cose, a ricevere un bel po' di materiali che stanno arrivando, e quindi non preoccupatevi che la vedrete presto qui alla baita. Ok, anche il piatto doccia verrà messo giù per ultimo, per vedere bene l'inclinazione, con il silicone per chiudere tutto. Manca da rifinire un po' la parete. Verrà dato una mano di un idrorepellente per le pietre, e anche per qua useremo comunque un telodoccia, una tenda da doccia, quindi chiuderemo tutto, però verrà comunque trattato tutto quanto, sia la pietra che il legno. L'impianto elettrico devo ancora vedere che strada fargli fare, perché deve essere IP66, che significa che deve resistere a forti getti d'acqua. Questo perché se mi molla un tubo non devo finire fulminato proprio in quel momento, nonostante tutte le sicurezze dell'impianto elettrico. Quindi questa è una cosa fondamentale, quindi utilizzerò delle prese apposta. Adesso vedrò dove metterle, facciamo una prova generale. Proseguo.